Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi, sentite la mia voce, non sono fuori a farvi il solito vlog, ma ve lo faccio qua. Ieri abbiamo fatto una diretta simpatica, è stata carina, come sempre qua sul Pirata siamo tra amici, per cui riusciamo a parlare un po' di più che sul primo canale su certi argomenti, ma vi ho lanciato un piccolo messaggio. Ovviamente lo farò con l'anno nuovo, farò questo video su la fine è vicina. Pentitevi, la fine è vicina, no? Famoso cosa. Ci sono i segni, è comunque un cambiamento di tempi. Sicuramente non si parla di fine del mondo, nel senso che il mondo esploderà, non ci sarà più niente, non ci sarà più nessuno, ma di un cambio dei tempi sicuramente. Questa cosa è molto discussa anche all'interno della Chiesa, in quanto sapete che in questi giorni purtroppo Papa Benedetto XVI è in fine vita, per cui si pensa che una volta una parte del clero, che una volta che venga a mancare Papa Benedetto XVI, verrà a mancare il catechon. Il catechon è la forza che trattiene, è colui che si oppone tra il mondo e l'anticristo, tra il mondo e la fine, in un certo senso, di buona parte del cristianesimo, quindi l'apostasia, il male che conquista il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Catechon, questo termine, questa persona, perché non si sa se sia una persona, se sia una cosa, lo troviamo nella seconda lettera ai Tessalocinesi, in cui lui parla, appunto, vi leggo, perché poi nelle traduzioni ultime questa cosa non è comprensibile, perché è stata cambiata la traduzione e anche questo è un errore. Non vi ricordate che, essendo ancora in mezzo a voi, vi dicevo queste cose? Ora sapete ciò che lo trattiene, in modo che si manifesti nell'ora sua. Infatti il mistero dell'iniquità è già in atto, c'è solo da attendere che chi lo trattiene, il catechon, si chiama così, chi lo trattiene, sia tolto di mezzo. Allora si manifesterà l'iniquo che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca. Allora, in questo caso siamo seconda lettera ai Tessalocinesi 5,7 o 5,9. Lui parla poi di Paurasia. Paurasia è il ritorno di Gesù sulla terra, no? Alla fine dei tempi, quando Gesù trionfante arriva sulla terra e divide i buoni dai cattivi, e comunque l'iniquità, la cattiveria e il male vengono sconfitti sulla terra. Il catechon, ecco, per una certa parte dei cattolici il catechon è, cioè, colui che ferma, colui che trattiene, ferma l'iniquità, questo avanzare del male che abbiamo detto che in questi tempi è in aumento, questo distruggere l'equilibrio del creato, è Papa Benedetto XVI, e quindi una volta che venisse a mancare succederà la catastrofe. In realtà poi i catechon sono tutti coloro che hanno fede, tutti coloro che hanno amore per il prossimo, per il mondo, per Dio, e quindi fanno parte di questa forza che trattiene, di questa forza che resiste. Attenzione che però la profezia prevede che la forza soccomba, quindi che perda questo trattenimento, che non ce la faccia più, proprio perché il male venga a galla, perché i finti, come dire, i finti fedeli, il finto clero, l'anticristo vengano a galla completamente, e quindi a quel punto può esserci la pausia, cioè il ritorno di Gesù sulla terra. Quindi questo è uno dei segni che viene indicato per la fine dei tempi, o comunque per il cambiamento di un ciclo. Già avevamo visto con l'avvento dell'anno 2000 la fine del mondo da parte dei Maya e degli Aztechi, che avevano previsto questa fine del mondo, per poi andare invece a vedere
nei dettagli, che era definito non la fine del mondo, ma la fine di un ciclo del mondo. E in effetti così è stato. L'avvento massivo di internet, degli smartphone, di tante tecnologie, un abbattimento ancora maggiore dei confini, cioè tutto un rimescolamento che 20-30 anni fa non era quasi nemmeno immaginabile. Quindi anche questo sarà la fine di un ciclo. I segni ci sono tutti, li stiamo vedendo e questo è previsto e prevedibile. Insomma, si vede in giro che il mondo sta cambiando, anche l'economia sta cambiando, quindi questo è un piccolo spunto di riflessione per questa fine anno qua dal pirata. Sapete che il pirata vi obbliga a cambiare punto di vista. Si chiama il pirata per questo vi ricordo era il mio canale dove sperimentavo i video da poi portare sul primo canale, Armando Azzolini, e poi invece è diventato il vlog e qui ho portato altri argomenti trasformando il primo canale in un canale dedicato a tema all'NDE e alla spiritualità, e quindi di qua ho portato i coltelli, io porterò altri hobby, la cucina, eccetera, eccetera, ma anche il canale dove possiamo vedere le cose un po' in maniera diversa, proprio come i pirati, un po' fuori dalle regole, un po' fuori dalla linea generale di pensiero. Anche perché, questo lo dico perché tanti mi hanno chiesto perché il pirata va contro corrente. Bene, spero che anche questo piccolo e veloce vlog sul Catecon vi sia interessato, vi abbia un po' incuriositi. Per quello che mi riguarda, domani, se riesco, farò una direttina di auguri, come abbiamo fatto a Natale, la facciamo a fine anno per un buon auspicio per il nuovo anno che arriva, e quindi non farò il vlog molto facilmente, a meno che non succeda qualcosina di interessantissimo. E poi ovviamente sto preparando alcuni video che arriveranno sul primo canale. Vi mando un caro saluto, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettere il like, condividere sui vostri social, perché questo è molto importante per il canale, molto importante per me, e a voi non costa assolutamente nulla, è gratuito. Un caro saluto, un abbraccio, ciao a tutti da Armando.